Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come aggiornare i firmware della Taranis X9 Lite. Per prima cosa vi ricordo che nelle Taranis sono presenti due firmware principali. Il primo è quello del modulo interno della radio, che possiamo considerare come il BIOS di un PC. Il secondo firmware è OpenTX, che, sempre per fare un parallelo con i PC, corrisponde al sistema operativo della Taranis. Oggi vediamo come aggiornare sia OpenTX che il modulo interno, che nelle nuove Taranis col protocollo Access si chiama modulo ISRM. Per conoscere le versioni dei firmware installati, premiamo a lungo il tasto menu e andiamo alla pagina Version. Questa è la versione di OpenTX, mentre per conoscere la versione del modulo interno clicchiamo qui. Questa è la versione del modulo attualmente installata. Per aggiornare i firmware è necessario avere una scheda microSD, dove copieremo tutti i file che ci serviranno. Andiamo nel sito FrSky alla pagina della Taranis X9 Lite, vi lascio il link in descrizione. La prima cosa da fare è scaricare l'SD card Content. Questo file contiene tutta la struttura delle cartelle della microSD e vari file di sistema, come ad esempio le voci. Estraiamo l'archivio zip che abbiamo scaricato, poi copiamo questi file all'interno della microSD della Taranis. Ritorniamo nella pagina Download e clicchiamo su Firmware. Adesso scarichiamo gli aggiornamenti, vi ricordo che dovete installare sempre le ultime versioni disponibili. Per quanto riguarda il modulo interno abbiamo solo un aggiornamento ed è presente nella prima release. Infatti in queste due versioni è presente solo l'aggiornamento di OpenTX. Quindi il mio consiglio è che quando saranno uscite nuove versioni dei firmware, scaricatele e controllate se c'è qualche aggiornamento per il modulo interno. Come ho detto, per il modulo interno al momento abbiamo solo questo aggiornamento, quindi lo scarichiamo. Per quanto riguarda OpenTX invece è presente in tutti e tre questi file, quindi noi scarichiamo e installiamo il più recente. Adesso copiamo i file, FrSky consiglia di aggiornare prima OpenTX e poi il modulo interno. Quindi estraiamo la cartella che contiene l'ultima versione di OpenTX. Apriamo la cartella e copiamo il file con l'estensione .bin all'interno della cartella firmware della microSD della Taranis. Il file deve essere messo direttamente nella cartella perché se messo in una sottocartella il sistema non lo legge. Dopo estraiamo l'archivio che contiene l'aggiornamento del modulo interno. Quindi copiamo queste due cartelle sempre nella cartella firmware. La cartella RF contiene l'aggiornamento per il modulo interno, mentre la cartella PMU contiene l'aggiornamento per l'alimentazione dei moduli esterni. L'aggiornamento PMU è solo per le prime Taranis messe in commercio, quindi se guardate questo video dopo che la X9 Lite è uscita già da un po', non dovete fare questo aggiornamento. Infatti FrSky sconsiglia di aggiornare la radio se non ha problemi. Le radio che hanno bisogno dell'aggiornamento PMU sono quelle che si spengono quando usiamo un modulo esterno. Se la vostra Taranis non ha problemi con i moduli esterni, non aggiornate. In ogni caso questo aggiornamento va fatto solo una volta. Dopo aver copiato i file che ci servono, rimuoviamo la microSD dal PC e la inseriamo nella Taranis in questo verso. Ora entriamo in modalità bootloader, premiamo questi due trim verso l'interno e clicchiamo il tasto accensione. Mi raccomando, premete il tasto accensione una volta e velocemente perché se lo tenete premuto a lungo la radio si accenderà normalmente. Clicchiamo su Scrivi firmware, poi clicchiamo su questo file e teniamo premuto a lungo Enter per far partire l'aggiornamento. Perfetto, aggiornamento completato. Clicchiamo Exit e usciamo.
La prima volta che aggiornate la Taranis vi dà questo avviso, non preoccupatevi, è normale. A questo punto ci verrà richiesto di calibrare la radio. Posizioniamo gli stick al centro e premiamo Enter. Ruotiamo un paio di volte gli stick e muoviamo il potenziometro. Clicchiamo Enter per concludere la procedura. Ora è venuto il momento di aggiornare il modulo ISRM. Teniamo premuto a lungo il tasto menu e andiamo a pagina 2. Ci posizioniamo sopra la cartella firmware e premiamo Enter. Come abbiamo detto, l'aggiornamento per il modulo interno è dentro la cartella RF. Teniamo premuto a lungo sul file ISRM e clicchiamo su Flash modulo interno. L'aggiornamento dura circa 3 minuti. Perfetto, anche il modulo interno è aggiornato. Per concludere abbiamo il passaggio opzionale per aggiornare il modulo dell'alimentazione. Come ho detto, fate questo aggiornamento solo se ne avete bisogno. Teniamo premuto a lungo il tasto menu e andiamo a pagina 2. Ci posizioniamo sopra la cartella firmware e premiamo Enter. L'aggiornamento per l'alimentazione è dentro la cartella PMU. Quindi premiamo a lungo su PMU e facciamo partire l'aggiornamento. Per vedere le nuove versioni dei firmware installati andiamo di nuovo nella pagina Version. Come vedete la data di OpenTX ora è più recente. Anche il modulo interno è aggiornato alla versione 1.1.2. Grazie a questi aggiornamenti ora possiamo usare la modalità D16 anche con questa radio. Questo era il mio tutorial su come aggiornare i firmware della X9 Lite. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.